ragazzi e bentornati. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, Google e Internet. Tre temi ai quali avevo accennato anche nel video riassuntivo del Google I.O. Vi avevo chiesto se volevate un approfondimento in merito, l'avevo chiamato Pippone mi pare, ma tranquilli, non la farò così tanto lunga, e qualcuno di voi è stato così folle da dirmi di sì e quindi eccomi qua. Sarà un video un pochino diverso dal solito perché è un argomento che mi sta particolarmente a cuore e ve ne vorrei parlare un po' come se fossimo due amici che si incontrano per fare una chiacchierata, quindi mi raccomando, voi rispondetemi nei commenti, criticatemi, disiscrivetevi dal canale, se vi iscrivete ancora meglio, però insomma voglio che mi facciate sapere che cosa ne pensate, perché è una cosa che secondo me ci tocca tutti, forse anche chi pensava che tutto sommato non lo riguardasse, quindi non ci saranno tagli, non ci saranno intermezzi, cercherò di spiegarvi in idealmente 3 parti quello che penso. La prima parte si riferisce a come siamo arrivati ad oggi e sarà breve, prometto. Dunque, Google è stato fondato nel 1998, quindi neanche 30 anni fa, che se ci pensate bene è veramente poco tempo, e per circa 20 anni, più o meno, semplificherò molto, non venitemi a fare le pulci su questa parte qui, semplificherò molto, più o meno è stato sempre uguale, nel senso 10 link blu, con dei titoli decisi dai siti che avevano scritto quel contenuto, giustamente per cercare di valorizzare i propri articoli, e niente, voi scrivevate una query nel campo di ricerca e Google vi proponeva le 10 soluzioni, poi lo so che c'è la pagina 2, ma nessuno è mai andato a pagina 2 di Google, probabilmente non c'è niente lì dentro, 10 soluzioni che meglio rispondevano, mi faccio ridere da solo, al vostro quesito, alla vostra query di ricerca appunto. In realtà poi nel corso del tempo ci sono state delle modifiche che hanno iniziato a diventare, come dire, evidenti soltanto all'incirca negli ultimi 5-6 anni. Google è emerso poi, è diventato il motore di ricerca predefinito di Internet, inizialmente per la qualità dei suoi risultati, poi in seguito anche perché ha pagato per essere lì, cioè Google ancora oggi paga Apple per essere su Safari, c'è Chrome, non a caso è nato Chrome, cosa gliene fregava a Google di fare un browser? Niente, però voleva che la gente utilizzasse un browser che quando lo aprivate vi proponeva come prima cosa di fare ricerche su Google. Sugli smartphone Android per lungo tempo Chrome e Google erano predefiniti, solo di recente l'Unione Europea ha portato quella schermata che probabilmente avete visto configurando un nuovo dispositivo, scegli il motore di ricerca, scegli il browser, perché fino ad ora era tutto diciamo preconfezionato e oltre ad Apple Google paga Samsung per essere sui suoi dispositivi, paga se non mi sbaglio anche Firefox, insomma chissà quante realtà vengono pagate per far sì che quando tu vai su internet la prima cosa che usi sostanzialmente sia Google. E se chiedete ai vostri genitori probabilmente vi diranno che per loro Google è internet. Ed è anche ovvio che sia così, e questo fatto che Google sia stato per tanto tempo sostanzialmente il motore di ricerca predefinito ha in parte fatto anche comodo al popolo di internet, a chi creava contenuti su internet, perché questi contenuti venivano ottimizzati per Google. La Search Engine Optimization in realtà era la Google Optimization, cioè tutti hanno cercato, chi più chi meno, di scrivere contenuti per scalare quella che poi sostanzialmente era una classifica di Google. E rei, anche noi che abbiamo creato alcuni di questi contenuti più per Google che per gli utenti, internet è diventato in parte un posto un po' più brutto da leggere. Perché certi tipi di contenuti sono molto lunghi, ci mettono un sacco prima di arrivare al punto, rivogano sempre le stesse parole, perché è così che si fa, perché il contenuto lungo porta l'utente a rimanere più tempo sulla pagina e quindi il tempo di permanenza è anche un indice del quale Google tiene conto, il contenuto lungo ti permette di usare più vocaboli, più parole, più sinonimi e quindi di posizionarti in teoria per ancora più keyword, alla faccia dell'utente per certi versi, che magari voleva semplicemente una risposta a una domanda diretta che sarebbe potuta arrivare subito ma che nessuno ti dava direttamente perché sennò tu avresti lasciato quell'articolo di punto in bianco. E quindi questo è un po' lo stato delle cose, dove gli utenti giustamente a volte si sentivano anche frustrati dal fatto che volevano sapere una semplice cosa e si sono ritrovati davanti un pippone enorme. Anche Google ovviamente ha le sue colpe, perché comunque ha fatto di tutto
come ogni azienda, per favorire questo monopolio, e quei famosi 10 link che vi dicevo all'inizio, col passare del tempo hanno iniziato ad arricchirsi di altre cose. Ci sono intanto le sponsorizzazioni, non è infrequente trovare 4, io a volte ne ho viste addirittura raramente, 5 sponsorizzate, 5 contenuti all'inizio dei risultati di ricerca che sono sponsorizzati, quindi hanno pagato per essere lì, non sono risultati organici, come si dice, in seguito alle valutazioni dell'algoritmo. E sulle valutazioni dell'algoritmo stesso se ne potrebbe dire tante. Nel corso degli ultimi anni, in particolare dal 2019 in poi, e questo non lo sostengo io, sia chiaro, Google ha accentrato molto i primi risultati per un po' tutte le categorie di ricerca, che sia tecnologia, sport, salute, cucina, quello che volete. Quello che vi sto dicendo, mi preme sottolinearlo, è generale, non lo dico riferito al settore della tecnologia, è proprio generale. Cioè, i primi risultati organici di ricerca sono sempre diventati più appannaggio, bene o male, sempre degli stessi siti. Siti ovviamente ciascuno specializzato nel suo ambito, lo sport, la cucina, eccetera, eccetera. La tecnologia, ovviamente, tutto quello che volete. Lasciando poi le posizioni dalla 6 alla 10 un po' a rotazione agli altri. Però capite che se noi abbiamo le sponsorizzazioni, magari il blocco, le persone hanno chiesto anche, magari ogni tanto c'è un blocco di video, magari se cercate un prodotto c'è anche un carosello di prodotti, se cercate il meteo, per esempio, c'è il widget del meteo, se cercate un'informazione secca, tipo quanto è alto l'Everest, Google ha già iniziato da anni, molto prima dell'avvento dell'IA, a darvi una risposta secca. Ecco, tutto questo chiaramente abbassa quelli che poi sono i famosi 10 link che prima c'erano, li fa scendere sempre più in basso, e quindi le prime posizioni di quei link diventano sempre più importanti e accentuano quel fenomeno che vi dicevo prima, dei siti che cercano il più possibile di ottimizzare i propri contenuti più per Google prima e per l'utente poi, che non il contrario, a dispetto del fatto che nelle linee guida di Google ci sia sempre scritto che dovete produrre contenuti buoni e validi, ma poi spesso e volentieri è Google stesso che dà preferenza a quelli più strutturati per compiacere il motore di ricerca che altro. E appunto negli ultimi anni, ribadisco, non è una cosa che ho sottolineato solo io, vi lascio un sacco di link qua in descrizione per approfondire, ha comunque preferito portare in avanti grandi publisher piuttosto che il sito piccolo e indipendente, che un tempo invece magari sarebbe riuscito di più ad affermarsi. Ecco, questo bene o male è come siamo arrivati ai giorni nostri. E poi circa un annetto fa negli Stati Uniti è arrivata AI Overview, che da noi è disponibile solo da qualche mese, cioè l'IA che ti dà delle risposte alle query, non tutte, circa si stima un 70%, poi dipende, ve ne sarete accorti anche voi in questo mese se siete loggati su Google, ma presto arriverà anche per chi non è loggato, quindi per tutti. In sostanza sono delle brevi risposte ai quesiti che avete chiesto nella schermata di ricerca, che per molti casi possono bastare all'utente. Secondo stime di Search Engine Land, l'arrivo di AI Overviews ha portato per ora, ma poi le cose secondo me possono sempre peggiorare e peggioreranno perché AI Overviews è solo l'inizio, un 30% di calo nei click ai siti che stavano più in basso, chiaramente, perché se io cerco una risposta tutto sommato abbastanza semplice ed AI Overview me la dà, mi fermo lì. Se anche in AI Overview ci sono indicate delle fonti, non ci clicco nemmeno, perché non ne ho bisogno, ho già ottenuto quello che volevo io come utente. Poi qui si aprirebbe un capitolo a parte sulla qualità delle risposte, sul fatto se ci possiamo fidare così a scatola chiusa di queste risposte, e spoiler, per ora non è affatto così. Però mettetevi anche nei panni proprio dell'utente medio, di quello che voleva sapere una ricetta, di quello che voleva sapere che giocatore aveva segnato ieri in quale partita, e si ritrova subito lì la risposta pronta, tendenzialmente si accontenta e non va nemmeno a verificare se quella risposta sia davvero così precisa come voleva. Va avanti, continua la sua navigazione o farà altro, senza dare appunto il click che prima avrebbe dato a un altro sito. E questa cosa è problematica, ve lo spiego con le parole della News Media Alliance statunitense, che ha di recente diramato questo, comunicato. Links were the last redeeming quality of search that gave publisher traffic and revenue. Now Google just takes content by force and uses it with no return, the definition of theft. In parole semplici, i link erano l'ultima buona qualità della ricerca Google, che dava agli editori traffico e quindi entrate. Parliamoci chiaro, fino ad ora il web è stato tendenzialmente gratuito,
Perché c'è la pubblicità, e la pubblicità paga i siti web, perché ovviamente quei siti, cioè, io per primo sono un redattore anche di un sito, non soltanto youtuber, se così vogliamo. Se non avessimo la pubblicità a sostenerci, tra le varie forme di introito, ma la pubblicità è sempre stata la principale, i banner pubblicitari, proprio per essere chiari, non potremmo pagarci. Cioè, è bello scrivere su internet, ma se nessuno mi paga, il pane a casa non lo porto. Quindi, in sostanza, se la gente non clicca su un sito e non visualizza quel banner, discorso a parte per gli adblock, ma non lo affronto adesso, non c'è quell'introito che quel sito giustamente dovrebbe avere per andare avanti. Adesso Google semplicemente prende il contenuto con la forza e lo usa senza alcun ritorno per i siti che hanno generato quel contenuto. Questa è la definizione di furto. Il link poi lo trovate qua sotto per approfondire. E in un certo senso è davvero così. Cioè, se io ho speso il mio tempo lavorativo per scrivere un articolo che dovrebbe essere remunerato dalla gente che poi andrà a visitarlo, e quelle persone lì non lo visitano perché il motore di ricerca già gli offre la pappa scodellata, io ho lavorato per il motore di ricerca senza che il motore di ricerca mi pagasse. E attenzione, perché Google sta introducendo sempre più pubblicità all'interno di AI Overviews e poi della successiva AI Mode, che è stata rilasciata per gli Stati Uniti adesso, per tutti. Si suppone che da noi arriverà tra qualche mese, forse all'inizio del prossimo anno, ma arriverà. E che cos'è AI Mode? È l'evoluzione di AI Overview, cioè AI Overview vi dava la risposta alla query che avevate scritto. AI Mode è sostanzialmente un chatbot, è Gemini, è ChatGPT, chiamatelo come volete, ovviamente è Gemini perché è di Google, ma è incluso nella ricerca, cioè voi scrivete una cosa, lui vi dà la risposta e voi continuate a dialogarci. Se quella risposta non vi soddisfa, continuate a iterare la vostra discussione con il chatbot, che ogni tanto vi proporrà anche dei link da cui l'ha presa, ma l'ha detto Google stesso, l'epoca dei 10 link è finita. Con AI Mode è finita. Sostanzialmente spariranno quasi quei 10 risultati fatidici che prima avevamo sempre, i siti verranno sì linkati, ovviamente Google assicura che sarà così, ma chi volete che poi ci clicchi per andare a approfondire se le risposte che l'IA vi dà saranno sempre migliori, è logico pensare che siano così, sempre più precise, puntuali, e potete poi voi andare a interagire per affinare ulteriormente quella risposta. Magari gli avete chiesto una cosa, lui vi ha dato i risultati delle partite di ieri, voi volevate in realtà solo una squadra, solo sapere quanti under o quanti over c'erano stati perché magari avete giocato qualcosa alla SNAI, non lo so. Tutto quello che volete lo potete chiedere, cosa che fino ad oggi effettivamente con Google non potevamo fare. Cioè, le query più complesse, quelle un pochino più ragionate, presupponevano magari che fossimo noi a visitare i siti e estrapolare le varie informazioni e tirare fuori quello che ci serviva. Adesso lo fa l'IA per noi. E da un punto di vista di esperienza utente, questa cosa è oggettivamente fantastica. Cioè, io come utente che utilizzo un motore di ricerca, che poi sia Google o che sia il motore di ricerca interno a ChatGPT, che sia Perplexity, perché ovviamente tutti adesso punteranno a questa cosa qua, perché l'esperienza utente che ne deriva è per forza di cose superiore a quei fatidici 10 link che avevamo prima, che presupponevano che fossi tu, utente, ad andare a approfondire. È un po' come la calcolatrice. Perché non diamo la calcolatrice ai bambini delle elementari? Perché dobbiamo insegnare loro a fare le addizioni, le sottrazioni, le moltiplicazioni, eccetera, eccetera. Se gli dessimo subito la calcolatrice, nessuno lo imparerebbe. Qui è un po' la stessa cosa. Cioè, perché io, utente, dovrei sprecarmi ad andare sul sito a fare i conti a mano quando ho l'IA che mi dice già il risultato? Cioè, lo capite che effettivamente, soprattutto sui grandi numeri, non ha senso. Poi ci potrà essere qualche eccezione in cui qualcuno va ad approfondire, ma quell'eccezione sarà sempre più appunto una eccezione. E nel frattempo Google avrà comunque la sua pubblicità e comunque il suo ritorno. I siti che quei contenuti l'hanno generata no. E questo è davvero un problema. È davvero un problema grosso, perché comunque se non ci sono più tanti siti a generare tanti contenuti diversi, anche le risposte dell'IA rischiano di essere sempre più risposte generate da altre IA alla fin fine, e quindi anche sempre più possibilmente fallaci, e comunque non ci sarà quella pluralità che c'è adesso, perché se fino a qualche anno fa chiunque poteva aprire
magari il suo bel bloggettino ultra verticale su una cosa estremamente specializzata dove ne parlava sostanzialmente quasi solo lui, o comunque parlando solo di quello, c'erano delle buone probabilità che se tu facevi le cose fatte bene che Google ti promuovesse. Adesso chi glielo fa fare al signor nessuno di aprire il bloggettino che poi nessuno andrà a considerare? Soprattutto alla luce del fatto, e lo ribadisco, che Google negli ultimi anni già stava accentrando il traffico verso i grossi publisher. Grossi publisher che comunque da tutta questa cosa delle AI mode ci perderanno comunque. Cioè è proprio un modello di business che va riscritto, e il problema è che rispetto ad altre cose qui si tratta di riscriverlo quasi dall'oggi al domani. Perché so già che qualcuno mi sta dicendo ah sì, ma le tecnologie funzionano così, arriva una nuova tecnologia e si mangia quella precedente. E vi faccio un esempio. Netflix è stato fondato, mi sembra, nel 97. All'inizio era un sito dove noleggiavi DVD online, poi hanno lanciato verso il 2000 una formula di abbonamento, sempre per i DVD, ma è solo nel 2007 che Netflix si è affacciato al mondo dello streaming. E sono passati altri 6-7 anni prima che arrivasse un House of Cards. Quindi quella produzione indipendente di Netflix, grossa, che ti portava appunto nuovi iscritti e nuovi fidelizzati alla piattaforma. Ma sto parlando di una cosa che è iniziata nel 97, House of Cards è arrivato nel 2013 se non sbaglio. Ci sono voluti 15 anni, di più, 16 anni, per una cosa del genere. Qui parliamo del fatto che nel momento in cui ti arriva un AI mode, dall'oggi al domani il tuo traffico fa così. E quindi anche i tuoi introiti fanno così. E quindi, per forza di cose, l'internet dovrà ripensare se stesso in un modo molto più elitario di come non era stato finora. Internet, passatemi un po' il modo di parlare, è stata la terra delle libertà per tanti versi e rischia di non esserlo più da questo abuso dell'IA e del fatto che oggettivamente per gli utenti sarà più comodo usarla. Siamo pigri come utenti, usiamo la calcolatrice per fare a volte delle operazioni elementari perché siamo pigri, usiamo l'IA per fare tante cose a volte elementari perché siamo in parte pigri e in parte perché giustamente se l'IA ti può togliere un carico di lavoro soprattutto sulle cose più noiose e ripetitive, perché non farlo fare a lei? E soprattutto sulla ricerca, il beneficio che in teoria ti porta in termini anche di approfondimento che tu puoi avere è notevole. Bisogna vedere poi se è esatto, perché ora come ora le AI spesso fraintendono. Se tu chiedi, e questa è una ricerca sempre indipendente che cerco di linkarvi qua sotto, se non mi sbaglio l'ha fatta Bloomberg, ma magari mi ricordo male, dando in pasto tanti articoli diversi all'intelligenza artificiale, chiedendogli di riassumerli, spesso c'erano degli errori, perché magari l'IA non ha tutto il contesto del perché l'articolo è stato scritto in quel modo, o perché magari c'è qualche frase ambigua che l'IA fraintende e che ti propone come comunque valida. Cioè l'IA non ha coscienza di sé e del fatto che quello che ti sta proponendo come risposta potrebbe non essere esatto. Vi faccio un esempio personale molto banale. Giorni fa stavo scrivendo un articolo su dei nuovi prodotti di Xiaomi, smartphone, tablet, eccetera. C'erano varie configurazioni e quindi vari prezzi. Ho chiesto a ChatGPT di farmi una tabella con le varie varianti, i prezzi in Cina in questo caso e la conversione in euro. Poi sono andato a verificarli perché comunque mi sono ricordato che lui a convertire in euro non è mai stato particolarmente buono, li volevo riconvertire io a mano. E a un certo punto mi sono ritrovato un dato in tabella che non mi tornava, il prezzo di una variante di un telefono che non mi sembrava che fosse nelle fonti che avevo io. E ho detto, forse avrà cercato lui qualche cosa online, mi ha tirato fuori il prezzo, grazie. Però gliel'ho chiesto, da dove è arrivato questo prezzo? Ah no, l'ho dedotto io perché vedendo com'erano i prezzi degli altri dispositivi, la variante RAM e storage, ho pensato che fosse questo il prezzo. E lui me l'aveva messo in tabella lì, come se fosse un dato ufficiale. Magari queste cose senz'altro miglioreranno con il progredire dei modelli, magari non faranno questo errore, ma attenzione proprio a fidarsi in generale, perché comunque la risposta che un'IA ti dà è sempre bene o male probabilistica. E non ti dice, guarda, sono sicuro di questa risposta all'80%, di questa parte qui sono meno sicuro. No, la risposta te la dà. Poi se tu gli fai notare che qualcosa non torna, scusami, è vero, hai ragione, non era così, però intanto te la dà.
E sempre nella logica dei grandi numeri, è facilissimo che tanti utenti credano alle cantonate che l'IA comunque può prendere. E quanto più internet sarà pullulato di contenuti generati dall'IA, quindi senza che ci sia stato dietro un umano che l'ha revisionato per bene, senza che non ci sia il man in the middle, tanto più questo fenomeno sarà accentuato, perché è una IA che impara dagli errori di un'altra IA. E come può non generare allucinazioni? E questi sono davvero dei problemi grossi. Perché se da una parte l'intervento dell'intelligenza artificiale può sì migliorare la ricerca, dall'altro rischia di impoverire enormemente internet, per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, la sua varietà, la sua libertà di informazione, e dall'altro rischia di mettere nelle mani degli utenti delle informazioni che comunque sono sbagliate. Qualcuno mi dirà, magari erano sbagliate anche prima. È ovvio, anche il giornalista si può sbagliare, ma il bello in fondo era anche quello, che tu utente ti leggevi l'articolo magari di Repubblica, ti leggevi quello del Corriere, ti leggevi quello di qualunque altra testata tu volessi, che imparavi magari anche a conoscere nei suoi vizi e nelle sue virtù, a sapere verso cosa era più orientata e verso di meno, e così tu lettore capivi anche il senso di quel contenuto, anche le nostre recensioni. Io penso che voi non guardate solo le nostre recensioni, magari ne avete vista più di una nel corso del tempo e sapete che quel recensore lì è incline verso altre cose, quello verso altre, e così vi formavate poi un parere vostro dalla pluralità di informazioni. L'IA rischia di togliercela questa pluralità, anche qui su YouTube. Il recente Veo 3 di Google, che è uno degli strumenti di generazione video più incredibili che siano stati mai presentati, proprio di recente al Google I.O., e anche lì di nuovo questa cosa dell'IA che da un giorno all'altro ti stravolge tutto. Non è come la transizione da CD a DVD, da DVD a Blu-ray. Sapete quanti esempi possiamo fare di prodotti che si sono mangiati altri prodotti, ma sono sempre state cose graduali. Qui parliamo proprio di una cosa che da un giorno all'altro stravolge tutto. Ecco, Veo 3 adesso genera video anche con l'audio, e sono nella maggior parte credibili, cioè persone che parlano in accordo a quello che è proprio il video stesso e che per molti versi ti potrebbero fregare. Ora, io sono qua su YouTube, quindi voi sapete che faccio chi sono io e difficilmente un IA mi potrà rimpiazzare me, però in futuro potrebbero esserci sempre più video generati da capo a piedi dall'intelligenza artificiale. C'è qualcosa di sbagliato? Ma in teoria no, perché magari quello script lì l'ha scritto comunque un umano, e mi piace pensare che se la gente comunque si è affezionata a certe facce, non dico la mia ma quella di chi volete, continuerà a seguirle, ma ci sarà sempre più spersonalizzazione. E al di là di questo vi faccio un altro esempio in diretta che già succede ora e che quindi, come dire, cambia abbastanza le carte in tavola. C'è questo video qua di Marques Brownlee, rilasciato proprio pochi giorni fa. Ora ve lo faccio vedere, è partita la pubblicità. Sono top 5 Android 16 features. Lasciatemi un attimino il tempo di finire la pubblicità. Salta. Questo è il buon Marques che, se riesco a mettere a fuoco, vi parla delle top 5 funzioni di Android 16. Bene, io adesso posso richiamare Gemini, come il pulsante per richiamare l'assistente, fare una domanda sul video. Dimmi quali sono le 5 funzioni di cui parla questo video. Gemini ci sta un po' lì a pensare. Connessione a YouTube, perché Gemini si può collegare a YouTube, Maps, eccetera, eccetera. Personalizzazione della schermata di blocco, app recenti, personalizzazione del launcher, nuova fisica nel senso delle animazioni, impostazioni rapide. Di nuovo, se lui mette a fuoco, tanto fidatevi che comunque è questo, io ho già la risposta. Con Gemini faccio una domanda e so già quali sono queste top 5 funzioni che Marques Brownlee mi ha spiegato in 11 minuti e 36 di video. Io ce le ho in pochi secondi. E da una parte questo è fantastico perché mi consente di, saranno giuste, di vedere tanti video, cioè mi sto accavallando le risposte. Da una parte è fantastico perché mi consente di avere un sunto di tanti video molto più rapidamente di quello che avrei avuto anche semplicemente guardandoli a 2x.
dall'altra mi devo fidare, cioè saranno davvero queste le 5 cose di cui parla lui? Non lo so, credo di sì, la spiegazione sembrava ragionevole, ma non lo so. Non è detto che sia così. Di nuovo c'è il problema della fiducia nei risultati dell'IA che può comunque fraintendere. Qui parliamo del riassunto di un video. Probabilmente Gemini si è basato su, non lo so, ha estrapolato un qualche script dal video e ha tirato fuori una risposta, probabilmente. Ma non ne sono sicuro. Quindi potrebbe comunque sbagliarsi. E in ogni caso vedete come già ora l'IA può condizionare un mezzo anche come YouTube, che non è certo soltanto testuale, ma è il mezzo forse più personale che ci sia su internet di espressione, multimediale quantomeno, è un video, è una persona in carne e ossa che vi parla e che comunque già l'IA adesso rischia di mangiarsi. E questa cosa magari non riguarderà tutti voi dal punto di vista, come dire, monetario, ma se tutta internet si impoverisce di contenuti perché diventa sempre più difficile sostenerli economicamente parlando, perché l'IA se li mangia, ci saranno sempre meno contenuti di qualità e sempre meno contenuti in generale. E quell'intrattenimento, quella libertà, quella pluralità che finora abbiamo avuto, che ci ha fatto amare, che mi ha fatto amare internet, rischia quantomeno, non dico di sparire del tutto, ma di cambiare profondamente. E questo, secondo me, è il più grosso problema dell'intelligenza artificiale che tutti dovremmo porci. L'ho fatta abbastanza lunga, vedo sono quasi più sui 30 minuti che non sui 20, quindi mi fermo davvero qui e vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto. Spero che questo format vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, se avete delle critiche appunto o meno, fatemele sapere nello spazio dei commenti. Se ci sarà volontà da parte anche vostra, ve lo riproporrò in futuro su altri argomenti. Se no, si era addirittura scaricata la batteria della fotocamera, giuro che non è stato un taglio voluto. Mi rimane soltanto da dirvi una cosa: grazie appunto se mi avete seguito fino a questo punto, grazie se volete farmi sapere che cosa ne pensate qua nei commenti, e in ogni caso da parte mia un saluto, alla prossima senza IA.